Lezione 1. Senza pasta. Anna, ho appena capito che abbiamo finito la pasta. Oh, davvero? Avevo intenzione di preparare degli spaghetti per cena stasera. Questo è un peccato. Presto dovremo comprarne altri. Sì, dovremmo aggiungerlo alla lista della spesa. Mi assicurerò di annotarlo. Grazie, e già che ci siamo, dovremmo anche procurarci dei prodotti freschi. Buona idea, possiamo usare frutta e verdura per insalate e snack. Assolutamente. Assicuriamoci di averne una varietà. Sono d'accordo, mangiare prodotti freschi è importante per una dieta sana. Sicuramente lo è. Dovremmo mirare a includerne di più nei nostri pasti. Lo terrò a mente quando andremo a fare shopping. Grazie per avermelo ricordato. Siete i benvenuti. È sempre bello avere una cucina ben fornita. Questo è vero. Avere gli ingredienti di cui abbiamo bisogno rende la cottura molto più semplice. Lezione 2. Avvicinarsi alla mia città. Anna, quando visiti luoghi vicini alla mia città, vai da sola o con gli amici? Dipende dal luogo e dallo scopo della visita. A volte vado con gli amici e altre volte preferisco esplorare per conto mio. Capisco. C'è qualche motivo particolare per cui ti piacciono i viaggi da solo? Andare da solo mi permette di avere più libertà e flessibilità nei miei orari. Posso esplorare al mio ritmo e concentrarmi sui miei interessi. Questo ha senso. È bello avere la libertà di fare ciò che vuoi quando viaggi. Sì, esattamente. Ma andare con gli amici può anche essere divertente perché puoi condividere esperienze e creare ricordi insieme. Sono d'accordo, è sempre bello avere compagnia e godersi il viaggio con gli amici. Sicuramente. Aggiunge una dinamica diversa al viaggio. Quando visito posti nuovi, di solito preferisco andare con gli amici. È più piacevole condividere l'esperienza con gli altri. Questo è comprensibile. Esplorare con gli amici può rendere il viaggio più emozionante e memorabile. Lezione 3. Romanzi moderni. Anna, stavo pensando di leggere dei romanzi moderni. Avete qualche consiglio? È un'ottima scelta. Adoro la letteratura moderna. Hai letto qualche libro di Haruki Murakami? I No, non l'ho romanzi di fatto. Murakami In che rientrano genere spesso nella scrive? categoria del realismo magico. Hanno una miscela unica di fantasia e vita quotidiana. Sembra intrigante. Darò sicuramente un'occhiata ai suoi lavori. Qualche altro suggerimento? Se sei interessato alla narrativa distopica, potresti apprezzare 1984 di George Orwell. È un romanzo classico che esplora i temi del totalitarismo e della sorveglianza. Ho sentito parlare di 1984. È considerato un capolavoro, giusto? Lo aggiungerò alla mia lista di letture. Sì, è ampiamente considerata un'opera letteraria significativa. Un altro popolare romanzo moderno è The Kite Runner di Khaled Hosseini. È una storia potente ambientata in Afghanistan. Ho sentito parlare bene anche di The Kite Runner. Mi assicurerò di averne una copia. Grazie per i consigli, Anna. Benvenuto, John. Spero che ti piaccia leggerli. Fammi sapere cosa ne pensi una volta che hai finito.
Lezione 4. Proteggere un laptop. Anna, ho appena comprato un nuovo laptop da 15 pollici. Ho bisogno di qualcosa che possa tenerlo al sicuro. Congratulazioni per il tuo nuovo laptop. Consiglio di procurarsi una borsa per laptop con imbottitura per proteggerla da urti o urti. Questa è una buona idea. Voglio assicurarmi che rimanga al sicuro durante il viaggio. Inoltre, potresti prendere in considerazione uno zaino con uno scomparto dedicato per laptop. Fornisce una protezione aggiuntiva e mantiene le mani libere. Sembra conveniente. Cercherò uno zaino con uno scomparto per laptop adatto. Assicurati di controllare le dimensioni dello scomparto per assicurarti che possa ospitare un laptop da 15 pollici. Lo terrò a mente. Grazie per il consiglio, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti. Lezione 5. Appassionato di pasticceria. Anna, ti interessa qualcos'altro oltre alla pasticceria? Salve, John. Sì, ho qualche altro hobby e interesse. Uno di questi è il giardinaggio. Mi piace coltivare le mie erbe e verdure. Meraviglioso. Deve essere soddisfacente raccogliere prodotti freschi dal proprio orto. Sicuramente lo è. C'è qualcosa di speciale nel mangiare cibo che hai coltivato tu stesso. Inoltre trovo rilassante e terapeutico trascorrere del tempo in giardino. Capisco perché. Sembra un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e rilassarsi. Assolutamente. Un altro mio hobby è la pittura. Mi piace sperimentare diverse tecniche artistiche ed esprimermi attraverso colori e forme. Questo è fantastico. La pittura può essere una meravigliosa forma di autoespressione. Hai un mezzo o uno stile preferito? Mi piace lavorare con colori acrilici ed esplorare l'arte astratta. Trovo liberatorio creare qualcosa senza i vincoli del realismo. Sembra intrigante. L'arte astratta può essere molto espressiva e aperta all'interpretazione. Sì, è questo che mi piace. Mi permette di trasmettere emozioni e idee in un modo più astratto e personale. È fantastico che tu abbia questi interessi diversi, Anna. Aggiungono profondità e ricchezza alla vita. Grazie John. Credo che avere una varietà di hobby mantenga la vita interessante. Lezione 6. Scrivere idee. Anna, ho un'idea per il nostro prossimo progetto. Dovremmo creare un podcast sui suggerimenti per l'apprendimento delle lingue. Sembra interessante, John. Possiamo discutere diverse tecniche e strategie per aiutare le persone a migliorare le proprie abilità linguistiche. Esattamente. Possiamo trattare argomenti come la costruzione del vocabolario, le regole grammaticali e una pratica linguistica efficace. Penso che sarebbe utile includere interviste con esperti linguistici e condividere anche le esperienze personali degli studenti di lingue. È un ottimo suggerimento, Anna. Possiamo invitare linguisti, insegnanti e poliglotti a condividere le loro opinioni e consigli. Dovremmo anche incoraggiare i nostri ascoltatori a inviarci le loro domande e suggerimenti in modo da poterli rispondere negli episodi futuri. Certo, scriverò tutte le idee. Non vedo l'ora. Questo podcast ha il potenziale per raggiungere un vasto pubblico e avere un impatto positivo. Assolutamente, John.
L'apprendimento delle lingue è un argomento popolare e molte persone sono ansiose di trovare strategie efficaci. Il nostro podcast può essere una risorsa preziosa per loro. Sono d'accordo, Anna. Possiamo fornire consigli pratici e motivare gli studenti a rimanere coerenti e dediti al loro percorso di apprendimento linguistico. È importante rendere gli episodi coinvolgenti e interattivi. Possiamo includere quiz, sfide e persino giochi linguistici per coinvolgere i nostri ascoltatori. È un ottimo modo per mantenere il podcast divertente ed educativo. Vogliamo che i nostri ascoltatori apprezzino il processo di apprendimento acquisendo nuove conoscenze. Sicuramente, John. Iniziamo subito a lavorare su questo progetto di podcast. Sono entusiasta dell'impatto che possiamo avere nell'aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi di apprendimento delle lingue. Anch'io sono emozionata, Anna. Creiamo qualcosa di straordinario insieme e ispiriamo gli studenti di lingue di tutto il mondo. Lezione 7. Discussione degli orari. Anna, volevo parlare dei nostri programmi per la prossima settimana. Lunedì sei disponibile per una riunione del team? Sì, John. Il lunedì funziona per me. A che ora pensi? Che ne dici delle 10 del mattino? Dovrebbe darci abbastanza tempo per esaminare i nostri progressi e pianificare la settimana a venire. Suona bene, John. Mi assicurerò di mantenere quella fascia oraria libera. Fantastico. E che mi dici di mercoledì? Abbiamo in programma una presentazione con il cliente. Puoi farlo alle 14? Sì, posso farlo alle 14 di mercoledì. Preparerò il materiale necessario e mi assicurerò che tutto sia pronto per la riunione. Perfetto. Grazie Anna. Apprezzo la tua dedizione e attenzione ai dettagli. Benvenuto, John. È importante rimanere organizzati e rispettare le nostre scadenze. Concordato. Avendo un programma chiaro e una gestione efficace del tempo, possiamo garantire il successo dei nostri progetti. Assolutamente, John. Pianificare in anticipo e rispettare i tempi previsti è fondamentale per fornire un lavoro di alta qualità. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Continuiamo a comunicare e coordinare i nostri orari per massimizzare la produttività. Sono completamente d'accordo, John. Una comunicazione aperta e trasparente è fondamentale per mantenere un flusso di lavoro efficiente. Lezione 8. Preferenze di acquisto. Anna, stavo pensando alle nostre preferenze di acquisto. Dove vai di solito quando devi comprare qualcosa? Di solito vado al centro commerciale, John. Hanno un'ampia varietà di opzioni, dai negozi di abbigliamento all'elettronica e agli articoli per la casa. Questo è conveniente. Mi piace anche andare al centro commerciale perché è una destinazione unica per tutte le mie esigenze di acquisto. Esattamente, John. Fa risparmiare tempo e ci permette di esplorare diversi negozi in un unico posto. Hai qualche negozio o marchio preferito che visiti abitualmente? Sì, ho alcuni preferiti. Mi piace curiosare tra i negozi di abbigliamento come Zara e H&M per l'elettronica, di solito vado da Best Buy. Sono ottime scelte, Anna. Mi piace anche sfogliare la collezione di Zara. E per quanto riguarda l'elettronica, preferisco visitare gli Apple Store per i loro prodotti di qualità. Gli Apple Store sono davvero affidabili, John. I loro prodotti sono noti per le loro prestazioni e durata. Assolutamente. È importante dare priorità alla qualità quando si effettuano acquisti.
In questo modo, possiamo garantire la longevità dei prodotti che acquistiamo. Sono completamente d'accordo, John. Investire in articoli di qualità non solo consente di risparmiare denaro a lungo termine, ma riduce anche gli sprechi. Precisamente, Anna. Continuiamo a prendere decisioni di acquisto informate e a scegliere prodotti in linea con i nostri valori e le nostre esigenze. Lezione 9. Hobby e consapevolezza. Anna, è bello avere degli hobby che aiutano a rilassarsi. Hai provato la consapevolezza o la meditazione come modo per rilassarti? Sì, John. La consapevolezza è una pratica che incorporo nella mia routine quotidiana. Mi aiuta a rimanere presente e a ridurre lo stress. È meraviglioso, Anna. La consapevolezza può essere un ottimo strumento per gestire i nostri pensieri e le nostre emozioni. Assolutamente, John. Ci permette di coltivare la consapevolezza e concentrarci sul momento presente, promuovendo un senso di calma e chiarezza. Hai delle tecniche o pratiche specifiche di consapevolezza che ritieni utili? Una tecnica che trovo utile è la respirazione consapevole. Dedico qualche minuto a concentrarmi sul respiro, osservando la sensazione di ogni ispirazione ed Sembra una pratica espirazione. semplice ma Mi efficace, aiuta a Anna. centrarmi e Ci a proverò lasciare andare sicuramente. ogni tensione o distrazione. Un'altra pratica che mi piace è la camminata consapevole. Faccio una piacevole passeggiata nella natura, prestando attenzione ai luoghi, ai suoni e alle sensazioni che mi circondano. Mi aiuta a sentirmi radicata e connessa al momento presente. Mi piace l'idea della camminata consapevole, Anna. Combina i benefici dell'attività fisica e della consapevolezza. Sembra un modo rinfrescante per rilassarsi. Assolutamente, John. Impegnarsi in attività che ci portano gioia e pace può essere un modo meraviglioso per prenderci cura del nostro benessere mentale. Sono completamente d'accordo, Anna. È importante dare priorità alla cura di sé e dedicare del tempo ad attività che promuovano il rilassamento e il ringiovanimento. Incorporando la consapevolezza nella nostra vita, possiamo coltivare un maggiore senso di equilibrio e migliorare il nostro benessere generale. Ben detto, Anna. Continuiamo a esplorare diversi hobby e pratiche che nutrono la nostra mente e la nostra anima. Sono d'accordo, John. Facciamo un viaggio alla scoperta di noi stessi e scopriamo cosa ci accomuna individualmente. Lezione 10. Conversazione gratificante. Anna, volevo condividere con te alcune notizie interessanti. Sono appena stato promosso al lavoro. John, è fantastico. Congratulazioni per la promozione. Devi essere entusiasta. Grazie Anna. Sono assolutamente felice. È stato un duro lavoro, ma è fantastico ricevere un riconoscimento per i miei sforzi. Sono felice di sentirlo. La tua dedizione e il tuo impegno sono stati ripagati. Ti meriti questa ricompensa. Apprezzo le tue gentili parole, Anna. Significa molto per me. A proposito, dovremmo festeggiare questo risultato. Che ne dici di prendere un caffè qualche volta? Sembra un'idea meravigliosa, John. Mi piacerebbe festeggiare il tuo successo con te. Pianifichiamo un orario per incontrarci. Eccellente. Controllerò il mio programma e ti ricontatterò con alcune date disponibili. Non vedo davvero l'ora. Fantastico. Fammi sapere quando sei libero e faremo in modo che accada. Ancora una volta congratulazioni, John. Ti sei guadagnato questa promozione. Grazie Anna. Ti sono grato per il sostegno e l'incoraggiamento.
Significa molto per me. Ti contatterò presto per finalizzare i nostri piani per il caffè. Lezione 11. Suggerimenti per la ricerca e l'acquisto. Anna, sto programmando un viaggio in una nuova città e voglio sfruttare al massimo il mio tempo lì. Hai qualche suggerimento su come posso condurre qualche ricerca in anticipo? Questo è un John, buon punto, condurre Anna. ricerche è un'ottima Esplorerò idea per sicuramente garantire queste risorse. un'esperienza di viaggio Cambiando argomento, soddisfacente. hai qualche consiglio per Consiglio fare di shopping in iniziare una con nuova guide di città? viaggio Voglio online, evitare le zone forum e commerciali blog. turistiche e trovare Spesso negozi forniscono locali unici. informazioni e consigli preziosi. Assolutamente, John. Per evitare le zone commerciali più turistiche, provate ad avventurarvi nei quartieri dove la gente del posto fa acquisti. Spesso hanno gemme nascoste e prodotti autentici. Inoltre, chiedere consigli alla gente del posto può portarti in alcuni ottimi posti per fare shopping. È un suggerimento fantastico, Anna. Mi assicurerò di esplorare i quartieri locali e chiedere consiglio ai residenti. Sembra un'esperienza di acquisto più gratificante. Sono felice che tu lo trovi utile, John. Ricorda che esplorare aree fuori dai sentieri battuti può portare a scoperte uniche e sostenere le attività commerciali locali. Goditi la tua avventura di shopping. Grazie Anna. Apprezzo la tua guida. Ora mi sento più sicuro delle mie ricerche e dei miei piani di acquisto. Ti farò sapere come va. Lezione 12. Considerazioni sul budget. Anna, sto programmando un viaggio e mi chiedo quanti soldi dovrei risparmiare. Qualche suggerimento su come determinare un budget? John, l'importo che dovresti risparmiare per il tuo viaggio dipende dal tuo stile di viaggio e dalle tue preferenze. Stai pianificando un viaggio lussuoso o economico? Preferisco un equilibrio tra comfort e convenienza. Voglio sfruttare al massimo il mio viaggio senza spendere troppo. Qualche consiglio per trovare quell'equilibrio? In tal caso, suggerisco di ricercare i costi medi di alloggio, trasporto, pasti e attività nella destinazione. Questo ti fornirà una stima approssimativa di quanto dovrai risparmiare. Ha senso, Anna. Farò qualche ricerca e creerò un budget basato su questi fattori. È importante avere un'idea realistica delle spese coinvolte. Assolutamente, John. Pianificare in anticipo e disporre di un budget ti aiuterà a prendere decisioni informate ed evitare spese eccessive. Ricorda di stanziare dei fondi extra anche per spese impreviste. Grazie per il consiglio, Anna. Prenderò tutto in considerazione e creerò un budget adatto ai miei obiettivi di viaggio. La tua guida è molto apprezzata. Lezione 13. Mantenere una dieta equilibrata. Anna, ultimamente sto cercando di mantenere una dieta equilibrata. È importante prendersi cura della nostra salute e del nostro benessere. John, è fantastico sentirlo. Una dieta equilibrata è essenziale per fornire al nostro corpo i nutrienti di cui ha bisogno. È un approccio sano per nutrirci. Assolutamente, Anna. Sto incorporando più frutta, verdura e cereali integrali nei miei pasti. Mi aiuta a sentirmi più energico durante il giorno. È meraviglioso, John. Frutta e verdura sono ricche di vitamine e minerali, mentre i cereali integrali forniscono fibre e altri nutrienti essenziali. È un ottimo modo per sostenere la salute generale. Sì, a proposito, Anna, ho anche cercato di ridurre il consumo di cibi lavorati e snack zuccherati. Trovo che mi aiuti a mantenere una dieta più equilibrata. È una scelta intelligente, John.
Gli alimenti trasformati contengono spesso zuccheri aggiunti, grassi non salutari e alti livelli di sodio. Ridurre il loro consumo può avere un impatto positivo sulla nostra salute. Sono completamente d'accordo, Anna. Facendo scelte alimentari più sane, mi sento più concentrato e produttivo durante il giorno. È incredibile come la nostra dieta possa influire sul nostro benessere generale. Sì, anch'io cerco di mantenere una dieta equilibrata, John. Trovo che mi aiuti a sentirmi più energico e migliori i miei livelli di concentrazione. È un aspetto importante della cura di sé. Fantastico, Anna. È bello sapere che entrambi ci impegniamo a prenderci cura di noi stessi attraverso una dieta equilibrata. È un piccolo passo che può avere un grande impatto sulla nostra vita. Assolutamente, John. Si tratta solo di fare scelte consapevoli, e di essere consapevoli di ciò che mettiamo nel nostro corpo. Con una dieta equilibrata, ci stiamo dando le migliori possibilità di ottenere una salute ottimale. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a dare priorità al nostro benessere mantenendo una dieta equilibrata e facendo scelte alimentari sane. I nostri corpi ci ringrazieranno per questo. Sicuramente, John. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda quando si tratta di prenderci cura di noi stessi attraverso una corretta alimentazione. Ecco il nostro costante impegno per una dieta equilibrata. Lezione 14. Produttività al mattino. Anna, trovo che svegliarmi intorno alle 6 del mattino mi aiuti a essere più produttiva durante il giorno. È incredibile come le prime ore del mattino possano dare il tono a una giornata produttiva. John, capisco cosa intendi. Iniziare la giornata presto può darci un vantaggio e consentirci di portare a termine più compiti. Impone uno slancio positivo per il resto della giornata. Precisamente, Anna. Durante le prime ore, ci sono meno distrazioni e l'ambiente è generalmente più silenzioso. Fornisce un'atmosfera favorevole per un lavoro mirato o attività personali. Sono d'accordo, John. Trovo anche che la mattina sia un ottimo momento per dedicarmi ad attività come la meditazione o l'esercizio fisico. Mi aiuta a centrarmi e dà un tono positivo per la giornata a venire. Fantastico, Anna. Impegnarsi in attività che promuovono la consapevolezza e il benessere fisico al mattino può avere un impatto significativo sulla nostra produttività e sull'umore complessivi. Sì, John, a proposito, uso anche le ore mattutine per pianificare la mia giornata in anticipo. Trovo che organizzare i miei compiti e le mie priorità al mattino mi aiuti a rimanere concentrato e a ottenere di più. Ottima strategia, Anna. Avere un piano chiaro per la giornata può impedirci di sentirci sopraffatti e assicurarci di allocare il nostro tempo e le nostre energie in modo efficace. Assolutamente, John. Si tratta di utilizzare le nostre mattine in un modo che massimizzi la nostra produttività e ci prepari al successo. Stabilire una routine può essere incredibilmente utile. Sono completamente d'accordo, Anna. Una routine mattutina ben strutturata può darci un senso di stabilità e aiutarci a sfruttare al meglio la nostra giornata. È un'abitudine preziosa da coltivare. Sì, John, e trovare una routine che funzioni per noi individualmente è fondamentale. Possiamo sperimentare diverse attività e orari per scoprire cosa ci fa sentire più produttivi e soddisfatti. Questo è un ottimo punto, Anna. La routine ottimale di ognuno può variare ed è importante trovare ciò che funziona meglio per noi individualmente. Dando priorità alle nostre mattine, possiamo sbloccare tutto il nostro potenziale. Assolutamente, John. Continuiamo ad abbracciare il potere delle nostre mattine e a sfruttare al meglio quelle prime ore. È un'opportunità per prepararci a una giornata produttiva e appagante.
Non potrei essere più d'accordo, Anna. Dobbiamo sfruttare il potenziale delle nostre mattine e abbracciare l'impatto positivo che possono avere sulla nostra produttività e sul nostro benessere. Lezione 15. Senza spendere una fortuna. Anna, stavo pensando a come abbellire la nostra casa senza spendere una fortuna. Un'idea è riciclare vecchi mobili. Puoi trasformare qualcosa di vecchio in qualcosa di nuovo e unico. John, è un'ottima idea. L'upcycling non è solo conveniente ma anche rispettoso dell'ambiente. È incredibile cosa possano fare una nuova mano di vernice, o alcune modifiche creative per dare nuova vita ai vecchi mobili. Assolutamente, Anna. E la parte migliore è che puoi personalizzarlo in base al tuo stile e gusto. Aggiunge un tocco unico all'arredamento della tua casa. Sono completamente d'accordo, John. È una meravigliosa opportunità per liberare la tua creatività e dare un tocco personale alla tua casa. Inoltre, è una scelta sostenibile che riduce gli sprechi. È vero, Anna. È una situazione vantaggiosa per tutti. Risparmiamo denaro, riduciamo gli sprechi e abbiamo la soddisfazione di creare qualcosa di bello e funzionale. Sicuramente, John. L'upcycling può anche essere un progetto divertente da fare insieme. Possiamo trascorrere del tempo di qualità mentre diamo un nuovo volto alla nostra casa. Mi piace come suona, Anna. Sarà un ottimo modo per unire e liberare la nostra creatività. Cominciamo a cercare alcuni vecchi mobili che possiamo riciclare. Sembra un piano, John. Possiamo visitare i negozi dell'usato o controllare le piattaforme online per mobili usati. Ci sono così tante gemme nascoste che aspettano di essere scoperte. Assolutamente, Anna. Iniziamo la nostra avventura nell'upcycling. Sono entusiasta di vedere la trasformazione della nostra casa con il nostro tocco creativo. Anch'io, John. Non vedo l'ora di vedere i risultati finali. La nostra casa rifletterà il nostro stile unico, e sarà una testimonianza della nostra intraprendenza. Sarà fantastico, Anna. I nostri mobili riciclati saranno uno spunto di conversazione e avremo la soddisfazione di sapere di averlo fatto noi stessi. Non potrei essere più d'accordo, John. Facciamo della nostra casa un riflesso della nostra creatività e delle nostre scelte sostenibili. Non vedo l'ora di iniziare questo progetto. Anch'io, Anna. Cominciamo e trasformiamo la nostra visione in realtà. I nostri mobili riciclati saranno una testimonianza della nostra ingegnosità e del nostro stile. Lezione 16. Stir fry stanotte. Anna, cosa dovremmo mangiare per cena stasera? Ho voglia di qualcosa di veloce e delizioso. Che ne dici di soffriggere? John, sembra un'ottima idea. Il soffritto non è solo gustoso ma anche salutare. Hai mangiato della carne? Sì, ho comprato dei petti di pollo. Sarebbero perfetti per un soffritto. Posso marinarli con salsa di soia e zenzero per aggiungere sapore. Sembra delizioso, John. Preparerò le verdure. Possiamo usare un mix colorato di peperoni, broccoli, carote e piselli. Meraviglioso, Anna. Un vivace mix di verdure non solo aggiungerà colore ma fornirà anche nutrienti essenziali. Inizierò a cucinare il pollo mentre tu triti le verdure. Ottimo, John. Farò in modo di tagliarli a fette sottili e uniformi per una cottura uniforme. Possiamo anche aggiungere aglio e peperoncino in Ottima scaglie idea, per dare Anna. un po' di brio. L'aglio aggiungerà un aroma gradevole e i fiocchi di peperoncino daranno al soffritto un pizzico di piccantezza. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio di Non sapori. potrei essere più d'accordo, John. Possiamo anche preparare una salsa veloce usando salsa di soia, miele e una spruzzata di aceto di riso per Sembra un una sapore salsa dolce e fantastica, piccante. Anna. Riunirà tutti i sapori e ricoprirà magnificamente il pollo e le verdure. Il nostro soffritto sarà delizioso. Mi viene fame solo a pensarci, John.
Una volta che il pollo è cotto e le verdure sono tenere e croccanti, possiamo mescolare tutto insieme nella salsa e Perfetto, servirlo Anna. sul riso al Mi vapore. assicurerò che il pollo sia ben cotto e succoso. La combinazione di sapori e consistenze renderà questo soffritto un pasto soddisfacente e salutare. Non vedo l'ora di approfondire, John. Il nostro soffritto fatto in casa sarà migliore di qualsiasi cibo da asporto. È un'opzione veloce e gustosa Assolutamente, per una Anna. serata È un intensa. pasto comodo e saporito che possiamo gustare insieme. Cominciamo a cucinare e soddisfiamo le nostre voglie con questo delizioso soffritto. Lezione 17. Questa è una buona idea. Anna, stavo pensando, dovremmo assicurarci di avere una buona selezione di frutta e verdura nella nostra cucina. Sono essenziali per una dieta sana. John, è una buona idea. Frutta e verdure ci forniscono nutrienti vitali e contribuiscono al nostro benessere generale. Dovremmo averli sempre a Esattamente, portata Anna. di mano. Non solo aggiungono colore e freschezza ai nostri pasti, ma forniscono anche una vasta gamma di vitamine, minerali e antiossidanti. È importante incorporarli Sono nella nostra dieta completamente quotidiana. d'accordo, John. Dovremmo puntare a una varietà di frutta e verdura per assicurarci di assumere una vasta gamma di nutrienti. Esatto, Colori Anna. diversi spesso Ad indicano esempio, le profili verdure a foglia nutrizionali verde come diversi. spinaci e cavoli sono ricche di vitamine A, C e K, oltre a ferro e calcio. E i frutti dai colori vivaci come le Assolutamente, arance e le John. bacche sono ricchi È di anche vitamina una C e buona idea antiossidanti. acquistare prodotti stagionali quando possibile. La frutta e la verdura di stagione sono spesso Non più potrei essere fresche, più d'accordo, gustose e Anna. I convenienti. prodotti stagionali non sono solo più saporiti, ma supportano anche gli agricoltori locali e riducono l'impronta di carbonio associata ai Un trasporti. altro consiglio è quello di pianificare i nostri pasti in base alla frutta e alla verdura che abbiamo. Possiamo incorporarli in insalate, frullati, È un patatine ottimo fritte o suggerimento, persino Anna. preparare piatti Facendo della principali a frutta base e di della verdura la verdure. protagonista dei nostri pasti, possiamo assicurarci di consumarle regolarmente e di godere dei loro benefici per la E salute. non dimentichiamo l'importanza di una corretta conservazione. Alcuni tipi di frutta e verdura si conservano meglio in frigorifero, mentre altri si conservano meglio a Assolutamente, Anna. temperatura ambiente. Conservarli correttamente può Aiuta a prevenire il prolungarne la deterioramento e freschezza. mantenerne la qualità più a lungo. È buona abitudine controllare regolarmente i nostri prodotti e Nel usarli prima che vadano a complesso, male. John, avere una buona selezione di frutta e verdura nella nostra cucina è un modo semplice ma potente per dare priorità alla nostra salute e al Non nostro potrei essere più benessere. d'accordo, Anna. Facciamolo diventare Manteniamo la una nostra cucina priorità. rifornita di una gamma colorata di frutta e verdura. È un piccolo passo che può avere un grande impatto sulla nostra salute Lezione generale. 18. Qualità dell'abbigliamento. Anna, hai notato la qualità dei vestiti in questi giorni? Sento che non è più bello come una volta. John, l'ho notato anch'io. Sembra che alcuni vestiti non durino più come una volta. Sì, esattamente. Ho comprato una maglietta il mese scorso e ha già un buco. È deludente. Questo è un peccato. Ho avuto un'esperienza simile con un paio di jeans. Le cuciture si sono staccate dopo pochi lavaggi. È frustrante quando spendi soldi per qualcosa e non regge. Mi mancano i giorni in cui i vestiti venivano fatti per durare. Sono completamente d'accordo. Sembra che la moda veloce abbia preso il sopravvento e la qualità sia stata compromessa. Assolutamente. Penso che sia importante dare priorità alla qualità rispetto alla quantità quando si tratta di abbigliamento. Sicuramente. Investire in pezzi ben fatti può costare di più in anticipo, ma tendono ad essere più durevoli a lungo termine. Questo è un buon punto. Penso che inizierò a essere più selettivo con i miei acquisti di abbigliamento e mi concentrerò sulla ricerca di articoli di qualità superiore. È un ottimo approccio, John. È meglio avere un guardaroba più piccolo di vestiti ben fatti che un armadio pieno di vestiti fatti a buon mercato. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La qualità dovrebbe sempre essere una priorità quando si tratta dei vestiti che indossiamo. Lezione 19. Segnalazione alla polizia. Anna, se assisti a un crimine o sospetti qualcosa di sospetto, quali misure dovresti prendere?
John, è importante denunciarlo immediatamente alla polizia. Sono addestrati a gestire tali situazioni. Giusto. La denuncia alla polizia può aiutare a prevenire ulteriori crimini e garantire la sicurezza della comunità. Assolutamente. È meglio essere cauti e segnalare qualsiasi attività sospetta piuttosto che ignorarla. Sono d'accordo, è nostra responsabilità come cittadini contribuire alla sicurezza e al benessere della nostra comunità. Se vedi qualcosa, dillo. Questo è il motto che dovremmo seguire. Esattamente. E anche se non sei sicuro che valga la pena segnalare qualcosa, è meglio essere prudenti. Questo è vero. La polizia può valutare la situazione e determinare la linea d'azione necessaria. Ed è anche importante continuare a verificare con la polizia se si dispone di ulteriori informazioni o se la situazione si aggrava. Sicuramente. Rimanere informati e collaborare con le forze dell'ordine può fare una differenza significativa. XXX. Lezione 20. Adesso va tutto bene. Anna, ho sentito che ci sono stati dei problemi nel nostro quartiere ieri. Va tutto bene adesso? John, sì, c'è stato un piccolo incidente, ma ora va tutto bene. La situazione è stata risolta. È un sollievo sentirlo. Spero che tutte le persone coinvolte siano al sicuro e illese. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. È stato più un malinteso che altro. Sono felice di sapere che non era niente di grave. È sempre importante dare priorità alla sicurezza della nostra comunità. Assolutamente. Dovremmo sempre sforzarci di mantenere un senso di sicurezza e armonia nel nostro quartiere. Concordato. È rassicurante sapere che la nostra comunità è resiliente e può gestire tali situazioni in modo efficace. L'incidente ci ha ricordato di rimanere vigili e di prenderci cura gli uni degli altri. Sicuramente. Dobbiamo rimanere proattivi nel mantenere un ambiente sicuro e pacifico per tutti. Lezione 21. Elegante e pratica. Anna, devo dire che è un'ottima scelta di zaino che hai lì. Sembra sia elegante che pratico. Grazie John. Ho passato parecchio tempo alla ricerca di uno zaino che soddisfacesse sia le mie preferenze di moda che le mie esigenze funzionali. Beh, hai sicuramente trovato l'equilibrio perfetto. Completa il tuo abbigliamento fornendo allo stesso tempo un ampio spazio di archiviazione. Lo apprezzo. Per me era importante trovare uno zaino che potesse contenere i miei oggetti essenziali quotidiani senza compromettere lo stile. E hai raggiunto proprio questo obiettivo. È piacevole vedere una borsa che unisce estetica e praticità. Sì, la funzionalità non dovrebbe essere sacrificata in nome della moda. È possibile averli entrambi. Assolutamente. Si tratta di fare scelte in linea con il nostro stile personale e le nostre esigenze di stile di vita. È proprio così. Si tratta di trovare oggetti che migliorino la nostra esperienza complessiva e ci semplifichino la vita. XXX. Lezione 22. Alloggi a basso costo.
Anna, sto programmando un viaggio e sto controllando i prezzi degli hotel. Per notte, voglio assicurarmi che rientri nel mio budget. Qual è il prezzo medio? John, il prezzo medio per una camera d'albergo per notte in quella zona rientra nel tuo budget. Dovresti essere in grado di trovare una sistemazione È bello adeguata. saperlo. Non voglio spendere troppo per gli alloggi e avere meno da spendere per altre spese durante il mio viaggio. Ti capisco perfettamente. È importante stabilire un budget e rispettarlo per garantire un viaggio finanziariamente gestibile. Assolutamente. Voglio sfruttare al massimo il mio viaggio senza mettere a dura prova le mie finanze. Decisione saggia. Trovando alloggi a prezzi accessibili, avrai maggiore flessibilità per esplorare e goderti altre attività. Questo è esattamente il mio obiettivo. Voglio vivere un'esperienza memorabile senza spendere una fortuna. Con un'attenta ricerca e pianificazione, sono sicuro che troverai un ottimo hotel che soddisfi sia le tue esigenze di budget che di comfort. Grazie Anna. Mi assicurerò di fare la dovuta diligenza e di trovare il miglior rapporto qualità-prezzo. Benvenuto, John. Ti auguro un viaggio fantastico nel rispetto del tuo budget. Goditi i tuoi viaggi. XXX. Lezione 23. Esperimenti e raccomandazioni. Anna, sono d'accordo che la nostra campagna pubblicitaria è stata ben accolta. John, sono felice di sentirlo. Il feedback positivo è incoraggiante. I nostri sforzi sono stati ripagati ed è soddisfacente sapere che le persone hanno risposto positivamente. Assolutamente, è sempre gratificante vedere il nostro duro lavoro essere apprezzato. Dovremmo continuare a sfruttare questo successo ed esplorare nuove strade di promozione. Sono d'accordo, dovremmo prendere in considerazione la possibilità di condurre alcuni esperimenti per vedere cosa piace al nostro pubblico di riferimento. Questa è un'ottima idea. Sperimentando, possiamo raccogliere informazioni preziose e adattare di conseguenza le nostre strategie. Esattamente. Un esperimento che consiglio è quello dell'olio e dell'acqua. È semplice ma accattivante. Questo esperimento sembra intrigante. Puoi dirmi di più a riguardo? Certamente. L'esperimento sull'olio e sull'acqua prevede la miscelazione di olio e acqua in un contenitore e l'osservazione della loro separazione. Sembra affascinante. È una dimostrazione visiva delle diverse proprietà dell'olio e dell'acqua. Sì, è un ottimo modo per coinvolgere il nostro pubblico ed educarlo sul concetto di immiscibilità. Credo che i nostri clienti lo troverebbero interessante. Includiamolo nelle nostre prossime attività. Concordato. Possiamo creare un video tutorial o una dimostrazione dal vivo da condividere sulle nostre piattaforme di social media. Ottimo suggerimento. Ci aiuterà a raggiungere un pubblico più ampio e a generare maggiore interesse per il nostro marchio. Mi fa piacere che tu la pensi così. Ne prenderò nota e inizierò a pianificare le risorse necessarie per l'esperimento. Questa è un'ottima idea. Sono sicuro che piacerà a tutti. Anch'io lo annoterò e lo condividerò con il team. Perfetto. Lavoriamo insieme per rendere questo esperimento un successo e continuare a coinvolgere i nostri clienti. Assolutamente. Il nostro impegno per l'innovazione e i contenuti coinvolgenti ci distinguerà sul mercato. Non potrei essere più d'accordo.
Continuiamo a superare i limiti e a offrire esperienze eccezionali. Ben detto, Anna. La nostra dedizione e creatività ci guideranno verso risultati ancora più grandi. Lezione 24. Buone scelte per la colazione. Anna, carina. Fai colazione a casa o in viaggio? John, di solito faccio colazione a casa. Mi permette di iniziare la giornata in modo rilassato. Questo è un buon approccio. Che tipo di colazione fai di solito? Mi piace consumare un pasto equilibrato composto da cereali integrali, frutta e una fonte di proteine. Sembra nutriente. È importante alimentare il nostro corpo con i nutrienti giusti al mattino. Assolutamente. Una sana colazione fornisce energia e dà il tono per il resto della giornata. Sono d'accordo, è un ottimo modo per avviare il nostro metabolismo e mantenere una produttività ottimale. Fai colazione anche a casa, John? Beh, ad essere onesti, faccio spesso colazione in giro. Ho un programma fitto di appuntamenti al mattino. Capisco. Molte persone conducono una vita frenetica e trovano difficile trovare il tempo per la colazione a casa. Sì, è vero. Cerco di scegliere opzioni convenienti come barrette proteiche o tazze di yogurt da portare con me. Sono buone scelte. È importante dare priorità alla praticità senza compromettere l'alimentazione. Assolutamente. Mi assicuro di leggere le etichette e di scegliere prodotti con additivi e zuccheri aggiunti minimi. Questo è un approccio intelligente. È essenziale prestare attenzione agli ingredienti e fare scelte informate. Grazie Anna. Credo che prendere decisioni consapevoli sulla nostra colazione dia un tono positivo alla giornata. Non potrei essere più d'accordo, John. Iniziare la giornata con una colazione nutriente contribuisce al nostro benessere generale. Lezione 25. Aiutarsi l'un l'altro. Anna, certo, mi piacerebbe aiutarti. Cosa stai cercando? John, sto cercando alcuni consigli su libri sullo sviluppo personale e sul miglioramento personale. Questo è un ottimo argomento da esplorare. Posso suggerire alcuni libri che sono stati molto apprezzati in quel genere. Lo apprezzerei, John. Sono sempre desideroso di ampliare le mie conoscenze e crescere personalmente. Un libro che consiglio è The Seven Habits of Highly Effective People di Stephen R. Covey. Ho sentito parlare di quel libro. È considerato un classico nel campo dello sviluppo personale, vero? Sì, in effetti. Covey presenta potenti principi che possono aiutare le persone a diventare più proattive e produttive. Sembra intrigante. Lo aggiungerò alla mia lista di letture. Hai altri consigli? Un altro libro che vale la pena esplorare è Atomic Habits di James Clear. Si concentra sul potere delle piccole abitudini e sul loro impatto sulla nostra vita. Ah, mi sono già imbattuto in quel titolo. Sembra offrire strategie pratiche per costruire abitudini positive. Assolutamente. Clear fornisce consigli pratici su come apportare piccole modifiche che possono portare a una crescita personale significativa. È esattamente quello che sto cercando. Grazie per la raccomandazione, John. Ne hai ancora? Sì, un altro libro che suggerisco è Mindset, The New Psychology of Success di Carol S. Dweck. Esplora il concetto di mentalità di crescita rispetto a una mentalità fissa.
Ah, ho sentito parlare dell'importanza della mentalità per raggiungere il successo. Sicuramente darò un'occhiata anche a quel libro. Fantastico. Sono felice di aver potuto aiutare. Questi libri offrono informazioni e strategie preziose per lo sviluppo personale. Grazie John. Apprezzo i tuoi consigli. Sono entusiasta di iniziare a leggere e applicare ciò che imparo. Benvenuta, Anna. Sono sicuro che li troverai utili. Ricorda, la crescita personale è un viaggio che dura tutta la vita. Assolutamente, John. L'apprendimento continuo e il miglioramento personale sono fondamentali per raggiungere il nostro pieno potenziale. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a sostenerci a vicenda nella nostra crescita personale e professionale. Su questo sono d'accordo, John. Insieme, possiamo fare grandi cose e ispirare gli altri lungo il cammino. Lezione 26. Assistenza aeroportuale. Anna, scusami. Dove posso trovare una farmacia in aeroporto? John, puoi trovare una farmacia vicino all'ingresso principale dell'aeroporto. Si trova al piano terra, a sinistra. Grazie Anna. Devo prendere delle medicine prima del volo. È facile da individuare? Sì, John. La farmacia ha un cartello ben visibile ed è facilmente visibile. Non avrai problemi a trovarlo. Questo è un sollievo. Più tardi devo fare una sosta e voglio assicurarmi di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Capisco. È sempre meglio essere preparati, soprattutto quando si viaggia. C'è qualcos'altro in cui posso aiutarti? In realtà sì. Devo anche acquistare un caricabatterie per telefono. Sai se c'è un negozio di elettronica nelle vicinanze? Assolutamente, John. C'è un negozio di elettronica al secondo piano, vicino alla food court. Hanno una vasta gamma di accessori per telefoni, inclusi caricabatterie. Questo è fantastico. Ci andrò dopo aver visitato la farmacia. Grazie per l'assistenza, Anna. Benvenuto, John. Fai buon viaggio e fammi sapere se ne hai bisogno. Lezione 27. Esplorazione dell'area. Anna, hai notato che il museo è a soli 10 minuti a piedi dal nostro hotel? Sì, John, l'ho visto sulla mappa. È abbastanza conveniente per noi. Penso che sarebbe una grande opportunità per visitare il museo ed esplorare l'arte e la storia. Sembra un'idea meravigliosa, John. Possiamo immergerci nella cultura locale. Assolutamente, Anna. E se abbiamo voglia di qualche attività all'aperto, anche il parco è nelle vicinanze. Vero, John. Ho sentito dire che il parco è bellissimo. Quanto dista da qui? È a breve distanza in autobus, Anna. Possiamo facilmente prendere un autobus e goderci una giornata rilassante nella natura. Questo è perfetto. Possiamo fare un picnic o fare una piacevole passeggiata nel parco. Esattamente, Anna. Sarà un rinfrescante cambio di scenario dal trambusto della città. Non potrei essere più d'accordo, John. Non vedo l'ora di esplorare sia il museo che il parco. Anch'io, Anna. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo qui e creiamo dei ricordi meravigliosi. Lezione 28. Cultura aziendale.
Anna, volevo condividere qualcosa con te. Mi hanno chiesto del mio lavoro durante l'intervista. Ottimo, John. Dimostra che sono interessati alla tua esperienza professionale. Sì, è stato un segnale positivo. Ho colto l'occasione anche per parlare della cultura aziendale. È sempre importante, John. Una buona cultura aziendale può contribuire alla soddisfazione e alla produttività sul lavoro. Assolutamente, Anna. Ho sottolineato la natura collaborativa del posto di lavoro e l'enfasi sulla crescita personale. Sembra impressionante, John. È fondamentale lavorare in un ambiente che valorizzi i propri dipendenti. Sono completamente d'accordo, Anna. Favorisce il senso di appartenenza e motiva le persone a dare il meglio di sé. Vale anche la pena menzionare eventuali vantaggi o vantaggi unici offerti dall'azienda. Hai ragione, Anna. Ho fatto in modo di menzionare le opportunità di sviluppo professionale e gli accordi di lavoro flessibili. Ottimo, John. Dimostra che hai una comprensione completa dell'azienda e dei suoi valori. Grazie, Anna. Spero che le mie risposte abbiano lasciato un'impressione positiva e abbiano dimostrato il mio entusiasmo per il ruolo. Lezione 29. Ritenere i politici responsabili. Anna, le posizioni di potere comportano grandi responsabilità. È fondamentale per noi cittadini ritenerli responsabili. Assolutamente, John. Quando i politici sono responsabili, aiuta a garantire trasparenza ed equità nella governance. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Dobbiamo partecipare attivamente al processo democratico e dare voce alle nostre preoccupazioni. Esatto, John. Rimanendo informati e impegnandoci in un dialogo costruttivo, possiamo fare la differenza. È essenziale mettere in discussione le loro decisioni e azioni quando necessario, Anna. È così che possiamo promuovere la responsabilità. Sono d'accordo, John. È nostro dovere esigere trasparenza e comportamento etico dai nostri rappresentanti eletti. E non dimentichiamo il potere del nostro voto, Anna. Possiamo eleggere leader che diano priorità alla responsabilità. Assolutamente, John. I nostri voti possono plasmare il futuro e ritenere i politici responsabili delle loro promesse. Lezione 30. Fare la spesa. Anna, potremmo aver bisogno di prendere degli spinaci e dei pomodori freschi al supermercato. È una buona idea, John. Possiamo usarli per preparare un'insalata salutare per cena. Lo penso anch'io, Anna. Assicuriamoci di avere prodotti biologici della migliore qualità. D'accordo, John. Le verdure biologiche sono generalmente prive di pesticidi e hanno un contenuto di nutrienti più elevato. Possiamo anche scegliere altri ingredienti per completare l'insalata, come la feta e il condimento balsamico. Sembra delizioso, John. Non vedo l'ora di un pasto rinfrescante e nutriente. Non dimenticare di controllare se abbiamo abbastanza olio d'oliva e aceto a casa, Anna. Ottima osservazione, John. È sempre bello avere quei prodotti di base nella nostra dispensa. Lezione 31. Visita al negozio di farmacia. Anna, devo andare in farmacia per prendere delle medicine. Ne conosci di affidabili nelle vicinanze? John, c'è una rinomata farmacia a pochi isolati da qui.
Hanno una vasta gamma di farmaci e personale esperto che può aiutarti. È bello sentirlo, Anna. È importante avere una farmacia affidabile che fornisca prodotti di qualità e offra una consulenza professionale. Assolutamente, John. È essenziale scegliere una farmacia di cui ti fidi, soprattutto quando si tratta della tua salute e del tuo benessere. Sono completamente d'accordo, Anna. A proposito, sai se hanno un farmacista disponibile a rispondere a qualsiasi domanda sui miei farmaci? Sì, John. La farmacia che ho citato ha un farmacista dedicato che può fornire informazioni preziose e risolvere qualsiasi dubbio tu possa avere. Questo è rassicurante, Anna. È sempre utile avere a disposizione un operatore sanitario esperto che ci guidi attraverso il nostro regime terapeutico. Sicuramente, John. I farmacisti svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'uso sicuro ed efficace dei farmaci. Possono fornire informazioni e consigli preziosi. Buono a sapersi, Anna. Apprezzo la tua raccomandazione. Mi assicurerò di visitare quella farmacia e di consultare il loro farmacista. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto aiutare. Ricordati di portare la tua prescrizione, o qualsiasi informazione medica pertinente quando visiti la farmacia. Assolutamente, Anna. È importante avere tutta la documentazione necessaria per assicurarmi di ricevere il farmaco e il dosaggio corretti. Esatto, John. Fornendo al farmacista informazioni accurate, è possibile ricevere cure personalizzate ed evitare potenziali rischi o interazioni. Capisco, Anna. È fondamentale dare priorità alla nostra salute e prendere decisioni informate quando si tratta di farmaci. Una farmacia affidabile è una risorsa preziosa in tal senso. Sicuramente, John. Fatemi sapere se avete altre domande o avete bisogno di ulteriore assistenza. Sono qui per aiutare. Grazie Anna. Grazie per il tuo supporto. Vi terrò aggiornati sulla mia visita alla farmacia e sui consigli che ricevo dal farmacista. Benvenuto, John. Non vedo l'ora di conoscere la tua esperienza. Abbi cura di te e stai bene. Lo farò, Anna. Grazie ancora, mi assicurerò di dare priorità alla mia salute e di sfruttare al massimo primo servizi forniti dalla farmacia. Lezione 32. Politica contro il fumo. Anna, volevo farti sapere che abbiamo una politica contro il fumo in tutto l'hotel. Non c'è da preoccuparsi. John, è fantastico sentirlo. È sempre piacevole stare in un ambiente senza fumo. Apprezzo il tuo impegno per un'atmosfera salutare. Assolutamente, Anna. Comprendiamo l'importanza di fornire un ambiente pulito e confortevole per i nostri ospiti. Fumare può essere fastidioso per molte persone, quindi volevamo assicurare un'esperienza piacevole per tutti. Non potrei essere più d'accordo, John. È importante soddisfare le esigenze e le preferenze di tutti gli ospiti. La politica contro il fumo è applicata rigorosamente? Sì, Anna. Abbiamo aree riservate ai fumatori all'esterno dell'hotel per gli ospiti che fumano. In questo modo, possiamo soddisfare le loro esigenze mantenendo comunque un ambiente interno per non fumatori. È un approccio intelligente, John. Consente ai fumatori di avere uno spazio designato senza compromettere il comfort degli ospiti non fumatori. Apprezzo la premura che c'è dietro. Grazie Anna.
Crediamo nella creazione di un'esperienza positiva per tutti i nostri ospiti, siano essi fumatori o meno. Offrendo aree fumatori designate, possiamo trovare un equilibrio che garantisca la soddisfazione di tutti. È meraviglioso da sentire, John. Dimostra che dai priorità al benessere e al comfort dei tuoi ospiti. Sono sicuro che molte persone apprezzeranno la tua politica contro il fumo. Grazie per le tue gentili parole, Anna. Ci sforziamo di offrire la migliore esperienza possibile ai nostri ospiti e una politica contro il fumo è solo un aspetto di questo impegno. Sono felice di sentirlo, John. È rassicurante sapere che posso godermi un soggiorno senza fumo quando visito il vostro hotel. Sono sicuro che gli altri la penseranno allo stesso modo. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a te e agli altri ospiti nel nostro hotel Anna. Fornire un ambiente piacevole e confortevole è la nostra massima priorità e siamo lieti di avere adottato una politica contro il fumo per raggiungere questo obiettivo. Grazie John. Apprezzo il tuo impegno nel garantire un'esperienza positiva ai tuoi ospiti. È bello sapere che posso godermi il mio soggiorno senza dovermi preoccupare del fumo. Lezione 33. Condividere la tua esperienza. Anna, di recente ho provato un nuovo ristorante in città e ho avuto un'esperienza fantastica. Il cibo era delizioso e il servizio impeccabile. John, sembra fantastico. Sono sempre alla ricerca di nuovi ristoranti. Potresti dirmi di più sul ristorante? Certo, Anna. Il ristorante è specializzato in cucina mediterranea. Offrono una vasta gamma di piatti ispirati ai sapori di Grecia, Italia e Spagna. Oh, davvero? Adoro il cibo mediterraneo. Che tipo di piatti hai provato? Ho mangiato il loro piatto tipico, che era un piatto di frutti di mare alla griglia con pesce fresco, gamberetti e calamari. Era cucinato alla perfezione e condito con erbe e spezie che ne esaltavano magnificamente i sapori. Sembra assolutamente delizioso, John. Mi viene fame solo a pensarci. Avevano anche opzioni vegetariane? Sì, Anna. Avevano una sezione separata nel menù dedicata ai piatti vegetariani. Ho provato la loro museica di melanzane ed è stata incredibile. La combinazione di melanzane arrostite, pomodori e formaggio fuso era semplicemente deliziosa. È bello sentirlo, John. È sempre bello quando i ristoranti soddisfano diverse preferenze alimentari. Ti è capitato di provare qualche dolce? Sì, non ho resistito a provare il loro baklava, un dolce tradizionale greco. Era dolce, friabile e ripieno di noci e miele. Era la conclusione perfetta per un pasto fantastico. Oh, adoro il baklava. È uno dei miei dolci preferiti. Sono contento che tu abbia avuto la possibilità di godertelo. In base alla tua esperienza, dovrò sicuramente visitare presto questo ristorante. Lo consiglio vivamente, Anna. La combinazione di cibo delizioso, servizio attento e atmosfera accogliente l'ha resa un'esperienza culinaria memorabile per me. Sono sicuro che piacerà anche a te. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, John. È sempre utile ascoltare consigli personali. Mi assicurerò di visitare il ristorante e provare quei deliziosi piatti che hai citato. Benvenuta, Anna. Sono felice di aiutarti. Spero che anche lì abbiate una fantastica esperienza culinaria. Buon appetito! Lo farò, John. Grazie ancora per averlo condiviso. Non vedo l'ora di provare il ristorante e assaporare i sapori del Mediterraneo. Lezione XXX 34. Cambiamenti nella dieta.
Anna, quindi recentemente ho cercato di apportare alcune modifiche alla mia dieta. John, è fantastico. Cosa ti ha spinto a fare questi cambiamenti? Beh, ultimamente mi sento pigra e a corto di energia, quindi ho pensato che migliorare la mia dieta potesse essere d'aiuto. È una decisione intelligente, John. Che tipo di cambiamenti stai apportando? Ho iniziato a incorporare più frutta e verdura nei miei pasti. Invece di mangiare patatine fritte, ora prendo frutti di bosco freschi o bastoncini di carote. È un modo fantastico per aumentare l'assunzione di vitamine e minerali. Hai notato qualche differenza nel modo in cui ti senti? Sorprendentemente, sì. Mi sento più energico durante il giorno e anche la mia digestione è migliorata. È meraviglioso da sentire, John. È incredibile come piccoli cambiamenti nella nostra dieta possano avere un impatto così grande sul nostro benessere generale. Assolutamente, Anna. Sto anche cercando di ridurre il consumo di alimenti trasformati e di cucinare più pasti a casa utilizzando ingredienti integrali. Cucinare i pasti a casa è un ottimo modo per avere il controllo su ciò che viene inserito nel cibo. Hai scoperto nuove ricette salutari? Sì, ho sperimentato diverse combinazioni di insalate e frullati fatti in casa. È stato divertente esplorare nuovi sapori e ingredienti. Sembra delizioso, John. È sempre emozionante provare nuove ricette e scoprire alternative più sane ai nostri piatti preferiti. Sicuramente lo è, Anna. Inoltre, sono stata attenta alle porzioni e ho cercato di mangiare più consapevolmente, assaporando ogni boccone. Mangiare in modo consapevole è un'ottima pratica, John. Ci aiuta ad apprezzare il cibo che mangiamo e previene l'eccesso di cibo. L'hai trovato utile? Assolutamente, Anna. Mi ha reso più consapevole dei segnali di fame e sazietà del mio corpo e mi godo i pasti più che mai. Fantastico, John. Continuate così e sono sicuro che continuerete a godere dei benefici dei vostri cambiamenti nella dieta. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Finora è stato un viaggio positivo e sono entusiasta di vedere come migliora ulteriormente la mia salute. Lezione 35. Trovare le parole giuste. Anna, e se non conosco la cosa giusta da dire in determinate situazioni? John, è naturale sentirsi insicuri a volte. La chiave è ascoltare attivamente e rispondere con empatia. Ha senso, Anna. Ma cosa succede se ho paura di dire la cosa sbagliata e di ferire involontariamente i sentimenti di qualcuno? È importante affrontare le conversazioni con gentilezza e rispetto, John. Se non sei sicuro, puoi sempre porre domande chiarificatrici per comprendere meglio il punto di vista dell'altra persona. Capisco. Quindi, dedicare del tempo a comprendere il punto di vista dell'altra persona può aiutarmi a rispondere in modo più efficace? Assolutamente, John. L'empatia e l'ascolto attivo sono potenti strumenti di comunicazione. Ti consentono di entrare in contatto con gli altri e di rispondere in un modo che dimostri il tuo interesse. Questo è rassicurante, Anna. A volte temo di non riuscire a trovare le parole giuste e questo mi impedisce di esprimermi. Ricorda, John, la comunicazione è un'abilità che può essere sviluppata nel tempo. Va bene commettere errori e imparare da essi. L'importante è continuare a provare. Hai ragione, Anna. Si tratta solo di fare pratica e di essere aperti all'apprendimento. Mi impegnerò per essere più fiducioso nell'esprimermi.
È un'ottima mentalità, John. Fidati di te stesso e abbi fiducia nelle tue intenzioni. Con il tempo e la pratica, ti sentirai più a tuo agio nel trovare le parole giuste. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Apprezzo i tuoi consigli e continuerò a lavorare per migliorare le mie capacità di comunicazione. Benvenuto, John. Ricorda che tutti hanno momenti di incertezza, ma con pazienza e pratica acquisirai più sicurezza. Sii te stesso e parla con il cuore. Lo farò, Anna. Grazie per il sostegno. Mi sento più ottimista sull'idea di esprimermi nelle conversazioni future. Lezione 36. Cucina deliziosa. Anna, hai provato qualche cucina deliziosa di recente? John, ho mangiato il cibo thailandese più incredibile la settimana scorsa. I sapori erano incredibili. Oh, davvero? Non ho mai provato la cucina thailandese prima d'ora. Che tipo di piatti hai mangiato? Ho mangiato pad thai, green curry e mango sticky rice per dessert. La combinazione di sapori dolci, speziati e piccanti era deliziosa. Sembra delizioso. Dovrei assolutamente provare il cibo thailandese. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Certo. Se sei un fan dei noodles, il pad thai è un'ottima scelta. È un piatto di spaghetti saltati in padella con un equilibrio di sapori. Anche il curry verde è popolare, ma può essere piuttosto piccante, quindi preparati. Lo terrò a mente. Mi piace il cibo piccante, quindi il green curry potrebbe essere una buona opzione per me. Ci sono opzioni vegetariane o vegane nella cucina thailandese? Assolutamente. La cucina thailandese offre una vasta gamma di piatti vegetariani e vegani. Puoi provare piatti come la zuppa tom yum, il som tum, insalata di papaya, o le verdure saltate in padella con basilico. È fantastico da sentire. Preferisco le opzioni a base vegetale, quindi sono contento che ci siano delle scelte disponibili. Non vedo l'ora di provare la cucina thailandese. Sono sicuro che ti piacerà, John. Il cibo thailandese è noto per i suoi sapori audaci e gli ingredienti freschi. Fammi sapere come va la tua avventura culinaria. Lo farò sicuramente, Anna. Grazie per avermi fatto conoscere la cucina thailandese. Mi assicurerò di esplorare presto alcuni ristoranti thailandesi nella mia zona. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto condividere con voi il mio amore per il cibo thailandese. Spero che tu abbia una meravigliosa esperienza culinaria. Sono sicuro che lo farò, Anna. Non vedo l'ora di assaporare quei deliziosi sapori. Lezione 37. Il sentiero degli aceri. Anna, ho sentito che stai pianificando un'avventura sul trail. Sembra fantastico. A quale percorso stavi pensando? John, stavo considerando il Maple Trail. Ho sentito che offre panorami mozzafiato e la possibilità di ammirare la bellezza del fogliame autunnale. È meraviglioso. Ho sentito dire che il Maple Trail ha colori vivaci in questo periodo dell'anno. Sarebbe una grande opportunità per immergerci nella natura. Assolutamente, John. Le foglie cangianti creano un ambiente pittoresco. È un modo perfetto per godersi la vita all'aria aperta e abbracciare la bellezza della stagione. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Esplorare i sentieri naturalistici è un modo fantastico per rilassarsi e connettersi con l'ambiente. Non vedo l'ora di vivere l'esperienza. Sarà una pausa rinfrescante dal trambusto della vita quotidiana.
La natura è un modo per ringiovanire il nostro spirito e portare un senso di tranquillità. Hai assolutamente ragione, Anna. Trascorrere del tempo nella natura ha un effetto calmante sulla mente e ci permette di apprezzare le meraviglie che ci circondano. Non vedo l'ora di intraprendere questa avventura. Sarà un viaggio indimenticabile, John. Sono entusiasta di assistere alla bellezza del Maple Trail e che creare ricordi indelebili. Conta su di me, Anna. Mi assicurerò di prepararmi per il percorso e di mettere in valigia tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un'esperienza confortevole e piacevole. Sembra perfetto, John. Possiamo anche portare una macchina fotografica per immortalare i panorami mozzafiato lungo la strada. Sarà una grande opportunità per documentare la nostra avventura. Assolutamente, Anna. Mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica per catturare l'essenza del percorso. Possiamo condividere le nostre esperienze e ispirare gli altri a esplorare le meraviglie della natura. Non potrei essere più d'accordo, John. La nostra avventura sarà un'occasione per apprezzare l'ambiente e incoraggiare gli altri a intraprendere le proprie esplorazioni. Non vedo l'ora che arrivi la nostra vacanza al mare, Anna. Sarà un'occasione per rilassarsi, prendere il sole e godersi il suono delle onde. Anch'io, John. Anch'io non vedo l'ora di sentire la sabbia calda sotto i piedi e di fare un tuffo nell'oceano. È il modo perfetto per rilassarsi e ricaricarsi. Sembra assolutamente delizioso, Anna. Sono entusiasta di condividere le mie avventure sulla spiaggia con te e creare ricordi meravigliosi insieme. Allo stesso modo, John. Sono ansioso di conoscere le vostre esperienze e condividere le mie avventure sulla spiaggia. Sarà un fantastico scambio di storie e un'occasione per imparare gli uni dagli altri. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Sfruttiamo al massimo la nostra vacanza in spiaggia e creiamo uno scrigno di momenti indimenticabili. Lezione 38. Piani del parco a tema. Anna, mi sono divertita tantissimo al parco a tema l'ultima volta. Dovremmo pianificare presto un altro viaggio. John, sono completamente d'accordo. Il parco a tema è stato fantastico. Dovremmo assolutamente tornarci e creare altri ricordi incredibili. Sono felice che tu sia d'accordo, Anna. Penso che sia un'ottima idea trascorrere un'altra giornata piena di avventure al parco. C'è così tanto da esplorare e da godere. Assolutamente, John. Il parco a tema offre una varietà di giostre, spettacoli e attrazioni. È un luogo emozionante per vivere avventure elettrizzanti. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Dovremmo fare un elenco di tutte le giostre e le attrazioni che vogliamo provare. In questo modo, possiamo sfruttare al massimo il nostro tempo lì. È un ottimo suggerimento, John. Possiamo fare ricerche sul sito web del parco per vedere quali nuove attrazioni hanno e pianificare la nostra giornata di conseguenza. Ci assicurerà di non perderci nulla. Ottima idea, Anna. Dovremmo anche controllare se ci sono eventi o spettacoli speciali nel giorno in cui intendiamo visitare. Sarebbe fantastico vederne uno. Sicuramente, John. Aggiungerebbe un ulteriore elemento di intrattenimento alla nostra giornata. Possiamo programmare le nostre uscite in base agli orari dello spettacolo per sfruttare al meglio la nostra visita. Assolutamente, Anna. Si tratta di massimizzare il nostro divertimento e creare ricordi indimenticabili. Sono entusiasta di provare di nuovo il brivido delle giostre. Anch'io, John. La scarica di adrenalina dalle montagne russe, altre emozionanti giostre è imbattibile. Non vedo l'ora di provare ancora una volta quell'emozione.